Sono passato qui per caso e c'era il proprietario dell'edificio seduto accanto alla strada e davanti al frantoio praticamente c'è stata questa specie di terremoto vellutato nella mia testa. Questo che ho visto subito era un grosso patrimonio culturale dismesso, meritava sicuramente di essere inserito in un progetto di rilancio dell'offerta turistica umbra. D'estate io lasciavo Spoleto per andare a fare la stagione negli alberghi balneari e desideravo che anche la mia regione potesse competere o comunque scambiare la pari con questi grandi patrimoni, e quindi ho comprato il mulino e mi sono subito trasferito per far partire il progetto. Il primo contatto che ho avuto con Gianni Chiacarella, il proprietario del mulino, è avvenuto all'inizio della seconda metà degli anni 90. Lui stava lavorando concettualmente più che fisicamente da anni, che era appunto la realtà del mulino di Pontuglia, e il suo obiettivo era quello di in qualche modo di rimetterlo in funzione per un'attività di tipo dimostrativo, per far vedere come funzionava l'arte monitoria sia dell'olio che del grano, perché il mulino ha queste due caratteristiche, e in qualche modo salvaguardare e trasmettere quella che era la tradizione imprenditoriale tipica e importante della valle. In realtà non siamo riusciti a fare nulla perché da lì a poco è arrivato il sisma del 97. Il terremoto aveva fatto alcuni danni sicuramente ai tetti, la stanza delle pompe che ormai era senza tetto, era completamente crollato. Le capriate del magazzino delle olive sopra erano puntellate e il tetto perdeva acqua da più punti. Fortunatamente non abbiamo avuto crolli di nessun tipo, quindi diciamo la struttura ha comunque retto abbastanza bene, però chiaramente sono create delle lesioni abbastanza consistenti, ma soprattutto il sisma ha messo in luce tutte le carenze strutturali del mulino stesso. E abbiamo iniziato tutte le pratiche e le procedure per poter accedere ai finanziamenti pubblici, che purtroppo non sono arrivati. Sono andato in banca e ho finanziato e mi sono preso, diciamo, gli importi necessari per fare i primi restauri conservativi. Almeno facciamo quelle opere che ci consentono di fermare e di bloccare il degrado. Rifare tutti i tetti, rifare le sottofondazioni che erano pericolanti, sistemare le crepe dei muri per fare in modo che intanto il mulino fosse antisismico, perché essendo una zona molto sismica una scossa molto forte l'avrebbe potuto tranquillamente abbattere. È stata una fortuna, ovviamente, perché poi nel 2013 abbiamo avuto un altro terremoto. Se noi non avessimo fatto quel tetto, probabilmente saremmo oggi in condizioni di avere molto poco conservato. Il rimborso al quale avevo diritto per il terremoto non si è mai realizzato negli anni successivi. A un certo punto è arrivato in maniera del tutto inaspettato il progetto del PNRR, che è stato effettivamente importante. Nell'ambito del PNRR nazionale, tra le tante misure previste, ce n'è una che riguarda proprio l'architettura rurale. Il mulino aveva tutte le caratteristiche per essere accettato nell'ambito di questo finanziamento qua. Effettivamente è stato accettato, è stato quindi finanziato e quindi si è iniziato il processo di recupero. Il restauro conservativo è una peculiarità della scuola italiana del restauro. Per noi è importante la patina del tempo. I segni che il tempo hanno lasciato non vanno cancellati. E noi abbiamo utilizzato quindi tecniche e materiali quanto più tradizionali, con interventi minimi, proprio per fare questo intervento appunto di tipo conservativo. Il piano finanziario del PNRR che ho ottenuto dall'Unione Europea per finire i restauri è stato mal interpretato, per cui a un certo punto avrei dovuto
anticipare 100.000 euro di tasca mia, dopo che la Regione mi aveva dato solo un anticipo. La norma prevede l'anticipazione in buona parte delle somme da parte del committente. Un 40% è stato erogato come forma di anticipazione, ma il secondo 60% invece deve essere interamente coperto dal proprietario e poi viene restituito alla fine dei lavori una volta conclusa tutta la pratica di rendicontazione. Lo scenario a un certo punto si è fatto drammatico. Un po' di soldi ovviamente miei personali ce l'avevo, ma non potevo raggiungere diciamo i 100.000 euro. Ciascuno di noi può capire che cosa si può provare in una situazione di questo genere in cui il fallimento è certificato dalla situazione. E quindi ho incominciato un po' a ammalarmi. Mi è arrivata una chiamata dal comune, manca a farlo apposta, per cui era pronto il rimborso di 15 anni prima, che mi ha salvato dalla bancarotta. Per me è stato un peso enorme, anche perché comunque mi sentivo corresponsabile della situazione. Devo dire la verità, se non ci fosse stato questo evento ci saremmo trovati seriamente in difficoltà. Per me era molto importante che il mulino potesse essere pronto il momento in cui un giorno sarebbe stato presentato ufficialmente come patrimonio per l'offerta turistica locale. Ma se noi non avessimo colto questa occasione, probabilmente questo mulino qua sarebbe rimasto lì ancora per tempi infiniti. Quindi è stato un rischio, indubbiamente, però lo abbiamo dovuto cogliere, un po' in maniera da incoscienti forse, però è stata un'occasione per poter finalmente completare questo recupero che speravamo da 30 anni a questa parte. Sono andato avanti, ho buttato proprio il cuore oltre l'ostacolo, ma parecchio oltre l'ostacolo. È stato uno dei momenti più gratificanti per me, perché mi sono reso conto che la mia intuizione iniziale corrispondeva a un'intuizione da prendere in considerazione. Qui dentro c'è tutto: il sudore di chi c'è stato prima, la paura del sisma, la gioia di avercela fatta. Ora che il mulino respira di nuovo, sento che è tempo di voltare lo sguardo verso l'orizzonte. C'è una intera rete di borghi medievali che sta scomparendo. Ho sviluppato un format concreto, replicabile, testato per ridare vita a queste comunità. Il mulino è la prova che si può fare.